Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Abbiamo la carta della stella, amici della bilancia. Può essere un periodo dedicato ai nuovi obiettivi, ai nuovi traguardi, a quello che potrebbero essere le nuove idee. Tenete presente anche che la carta della stella è una carta di canalizzazioni, quindi effettivamente potrebbero arrivare come delle idee geniali. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie, ragazzi, per l'autunno. Partiamo con un asso di spade, di nuovo la stella, questa volevo uscire, cavaliere di coppe, regina di spade, 5 di spade e asso di coppe. Ok ragazzi, allora devo dire che con questo asso di spade potrebbe esserci come una verità che viene a galla, una presa di consapevolezza, qualche tipo di comunicazione o di chiarezza mentale. Andiamo a vederlo. Fante di bastoni, 7 di bastoni, 3 di bastoni, carro e 6 di coppe. Allora, vi dirò, potrebbe essere l'inizio di qualche cosa di nuovo, sia a livello di percorso, considerato che abbiamo il carro, però c'è anche un 6 di coppe, che mi parla di passato. Andiamo avanti, vediamo la carta della stella. Cavaliere di pentacoli, e 4 di coppe. Io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe dichiararsi in quest'autunno, potrebbe essere una persona che non avete mai preso in considerazione, potrebbe addirittura essere una persona dalla quale avete preso distanza. Se fosse una questione pratica, potrebbe essere un nuovo inizio di qualche tipo di percorso al quale magari state puntando, perché vi ricordo che la carta della stella sono gli obiettivi, sono i traguardi, i desideri, i sogni anche. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. La luna, che mi richiama un po' questo 6 di coppe che abbiamo qui in basso, e l'imperatrice. Ragazzi, secondo me, perché abbiamo 3 carte per adesso, 4 se consideriamo anche questa di stella, che ci parlano di sogni. Qui è come se qualcuno stesse lavorando o stesse, diciamo, procedendo verso quello che è un desiderio, un sogno, un obiettivo. Non credo che vi sia tanto chiaro, cioè è come se, vi faccio un esempio pratico per farvi capire. Ho intenzione di, non lo so, finalmente fidanzarmi, mettere la testa a posto e, diciamo così, creare una relazione di un certo stile, di un certo spessore, ed è come se piano piano vi steste avvicinando
a questo obiettivo senza necessariamente cercarlo. Cioè io qui ho come l'idea che qualcuno potrebbe avvicinarsi, è qualcuno che non avete mai preso in considerazione, potrebbe anche essere un lavoro che non avete mai preso in considerazione, un collaboratore, un cliente, un fornitore, ed è come se adesso iniziaste effettivamente a vederci un po' più chiaro su questa situazione, su questa relazione. Andiamo a vedere la regina di spade. Cosa ho visto? Un mondo e 9 di spade. Voglio andare a vedere anche il 5. Nove di coppe, 4 di spade e 2 di pentacoli. C'è sempre come questa titubanza, ma perché? Perché c'è questo 9 di spade. Ci sono delle preoccupazioni probabilmente inerenti al passato, inerenti a queste lotte che potreste aver avuto e diciamo che il 5 di spade anche è una carta di lotte, potrebbero essere più lotte psicologiche o magari anche delle discussioni per qualcuno effettivamente. Però vi dico, è come se qualcuno non fosse più contento di come si gestiscono le cose. C'è come questo, vi dicevo, andare verso il vostro sogno, però è come se doveste cambiare il modo di agire, ma soprattutto perché avete questo 9 di spade che vi riporta con la testa al passato, a quello che è successo, a quello che non è successo, a quello che sarebbe potuto succedere e via dicendo. 9 di spade è una carta di preoccupazioni. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo l'imperatore e un asso di coppe nuovamente. È come se si aprisse un nuovo percorso. La cosa interessante è che si inizia con un 1 e si finisce con un 1, però è come se questo percorso non fosse ancora del tutto stabile con questo imperatore, al contrario. Effettivamente qui abbiamo un 2 di pentacoli che mi parla di qualche cosa che non è proprio in equilibrio, potrebbero esserci degli alti e bassi, potrebbe esserci la necessità di occuparsi e di gestire più cose allo stesso tempo in questo trimestre. Però io credo che vi stiate avvicinando a quello che è un vostro sogno, a quello che è un vostro obiettivo, un vostro desiderio. Può essere romantico, piuttosto che lavorativo. Non vedo questioni immobiliari, in questo caso. Se per caso avete questioni inerenti a delle case o cose per lo stile, non lo vedo tanto qui. Comunque, andiamo a vedere un pochettino i vari settori. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, devo dire che secondo me c'è questo nuovo inizio. Secondo me è una conoscenza, è una persona che conoscete già, potrebbe essere una persona che conoscete anche da tanto tempo, anche dagli albori dell'infanzia, mi verrebbe da dire, che probabilmente non avete mai considerato, ma ho come l'idea che a causa di un viaggio, a causa di un progetto, a causa di uno spostamento, potreste rivedere questa persona ed effettivamente esserci come una dichiarazione, magari non sarà proprio palese, ma vi faranno effettivamente capire che c'è un interesse, che c'è un'attrazione per voi, c'è anche un interesse, c'è un qualche cosa di più rispetto al normale. E da lì, secondo me, potrebbe iniziare effettivamente qualche cosa. C'è come lo sento come se fosse un cucchiaino di miele nella vostra vita. Il punto qual è? È che sarà talmente dolce che secondo me non ci crederete e quindi quest'inizio sarà un po' così zoppicante, mi viene da dire, perché c'è questo trasporto, però ci sono anche i conflitti interni, c'è questa paura del 9 di spade riguardo al passato, potrebbe esserci questa indecisione nel volersi vivere la relazione piuttosto che no. Si inizierà un po', diciamo così, lentamente, i sentimenti secondo me si sviluppano, ma sarete un po' voi a tirare indietro. Avete 7 di bastoni, avete il 9 di spade, avete questo 5 di spade,
il 4 di spade girato al contrario, cioè anche il 9 di coppe girato al contrario, sento che sarà come... sarà un momento diesel. Ci metterete un po' a carburare in questa situazione o in questa relazione, ma alla fine poi, una volta che sarete caldi, secondo me le cose si svilupperanno come voi desiderate. E anche se per caso siete già in una relazione da un po' di tempo, anche qui è come se le cose fossero leggermente faticose all'inizio, però poi ehm, devo dire che si svilupperanno in positivo. Tenete presente che avete anche la regina di spade. La regina di spade è colei che taglia, taglia quello che non serve più, taglia con le preoccupazioni, taglia con le cose pesanti, le cose che non fanno più crescere voi o la relazione. Vi dico, è anche una di quelle figure che mette regole, che mette i paletti, che fa come un elenco dei pro e dei contro. È una di quelle energie insieme al 5 di spade che ci parlano di mente, quindi è il vociare della mente che secondo me dovrete un po' calmare con queste carte. Ehm, per quello che riguarda il lavoro, sento che qualcuno potrebbe terminare con il lavoro che ha attualmente per iniziare qualcosa di nuovo. Non credo che sia subito il lavoro a tempo determinato, il lavoro, non lo so, è come se ci fosse un inizio anche qui un po' zoppicante di un nuovo lavoro. In realtà ne vedo due, come se fossero due part-time o come se fosse un lavoro in settimana e l'altro nel fine settimana. Cioè è come se il cambio, questa verità, questo taglio, perché vi ricordo che anche la Sol di Spade taglia con il passato, desse la possibilità di reinventarvi in un certo modo. Um, per quello che riguarda la situazione economica, ecco, forse questo è il punto un po' più dolente del trimestre. Credo che dovrete fare tagli alle spese superflue, potrebbero essere tagli dei viaggi, tagli ai capricci dei figli, ai vostri capricci. Cioè, ho come la sensazione che dovrà essere un trimestre ben oculato, soprattutto se siete di quelle persone che stanno effettuando il cambio lavorativo. È come se le carte vi dicessero fate attenzione, non spendete più di quello che potete perché, ehm, cioè, è come fino a che non avrete la situazione ben stabile, fino a che diciamo non avrete qualche risultato in mano, cercate di spendere il meno possibile. Questo è un po' il consiglio delle carte. Per quello che riguarda i progetti, questo secondo me è il lato un po' più favorito, nel senso che potrebbero arrivarvi proposte da collaboratori, potrebbero esserci nuove idee, nuovi obiettivi da un punto di vista progettuale e vi dico anche che secondo me qualcuno metterà in pista un progetto, può essere, non so perché mi parlano di libri, potrebbe essere appunto lo scrivere un libro, potrebbe essere un libro di favole, un libro di fiabe, ho come questa sensazione. Ehm, perché avete tante carte di sogni, avete una, due volte la stella, un 6 di coppe, la carta della luna e il 9 di coppe che normalmente viene tradotto come il sogno compiuto, anche se qui è al contrario. Però ho molte carte come se mi dicessero che sì, alla fine ce la farete a raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati, che sia una situazione, che sia la realizzazione o la manifestazione di un progetto o che sia proprio un cambio anche lavorativo. Devo dire che per qualcuno potrebbe avvicinarsi il lavoro dei suoi sogni, Cioè ho come la sensazione che prenderete chiarezza, cioè arriverà come una chiarezza mentale su quello che voi volete, sui movimenti da fare e qui vi adopererete per fare i tagli necessari per permettervi di volare. È una bella lettura, ragazzi, può essere effettivamente un buon periodo. Ok, vi dico che per qualcuno potrebbe arrivare una lieta novella in famiglia, potrebbe esserci una gravidanza, potrebbe esserci qualche tema legato ai bambini.
però non so se è proprio la vostra famiglia che avete creato, penso di più che sia la famiglia di origine. Comunque, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche indizio in più, qualche comunicazione in più. Levitazione. Per la serie, com'è che era il titolo di quel film? 10 centimetri o 7 centimetri sopra il cielo, non mi ricordo, c'è un film che ha un titolo di questo genere. Allora, questa carta è una carta numero 12, tenete presente che c'è il fiore della vita dietro, spero che si riesca a vedere, che è un simbolo di protezione e di purificazione. Difatti, parlando di purificazione, qua vi parla di meditare, di prendere come una maestria in qualche tema. Potrebbe anche essere un tema di comunicazioni, sento come se in questo periodo, soprattutto se la prendete come una lettura di lavoro, potrebbe essere utile implementare la pubblicità, la comunicazione, il marketing e quelle cose lì. Comunque è come se vi dicessero di andare verso mete più alte, ma effettivamente avete anche la stella, quindi è un po' come se vi dicessero puntate in alto perché avete tutte le capacità di farlo. E tenete presente un'altra cosa, io prima all'inizio vi dicevo che la stella è una carta di canalizzazione e qua mi parla di meditazione. Siccome noi esseri umani facciamo una cosa come 36.000, credo che siano, non penso che siano 36 milioni, non me lo ricordo sinceramente, però facciamo un sacco di pensieri durante il giorno, durante la giornata. È importante prendersi dei momenti appunto per meditare perché la meditazione crea come una sorta di spazio tra un pensiero e l'altro ed è proprio in questo spazio che possono arrivare le canalizzazioni, le idee, i messaggi dei nostri avi, i messaggi angelici. Quindi è proprio un invito a pulirvi dai pensieri contorti, è un invito a trovare, diciamo così, un proprio spazio interiore per far fluire quelle che sono le canalizzazioni. Molte volte quando si canalizza il sé superiore, che sarebbe il nostro sé del futuro. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. 3 oracoli. Allora, no scusate, ho sbagliato, ho ripescato gli stessi. Erano questi, i koan. Vediamo che koan vi tocca. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. La canalizzazione, l'idea, questo sogno, ok? Può essere positivo o negativo, dipende da come lo integrate, da come lo volete vivere. L'acqua, dice, è un'essenza, come dire, l'energia o l'amore è un'essenza, no? Diventa latte se la beve una mucca, cioè è come se questo sogno iniziasse a far parte della vostra vita. Se voi avete un'energia positiva, diventa qualcosa di positivo. Se voi siete avvelenati, per esempio, nel senso che avete rancore o quelle cose lì, questa essenza, questa stessa energia può diventare veleno. Che interessante questa, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, perché a me piace sempre leggere i vostri commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Oppure potete fare lo stesso lavoro per conto vostro abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sul lavoro, le credenze sul denaro, quindi riuscirete a capire perché attirate sempre quelle persone, perché quando guadagnate del denaro subito vi esce, insomma.
E poi ci sono anche dei temi inerenti alla metafisica, il chakra, la metamedicina, che sarebbe un po' la psicosomatica delle malattie. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!